Cioè, io non li capisco proprio quelli che si attaccano alle cose. Cioè, cos'è st'ansia? Cos'è questa paura della distruzione? Secondo me non bisogna avere paura di Godzilla. Cioè, se ci pensi, Godzilla arriva dal mare, lentamente. Godzilla arriva piano piano, Godzilla uccide, distrugge, sì, ma un passo alla volta. Non è la bomba atomica che 3, 2, 1... Godzilla distrugge perché è grosso, è tipo un bambino gigante, cioè Godzilla è enorme, Dio santo, è Godzilla, poi voglio dire, gli altri non è che sono meglio, tipo Batman, cioè distrugge però lui per sistemare le cose, capito? È proprio, cioè la parola d'ordine del carattere distruttivo è creare spazio, no? Fare pulizia. E questo bisogno è più forte di qualunque odio. Io pure, no? Per esempio, a volte faccio i puzzle, molto rilassante. Quando finisco il puzzle e metto l'ultimo pezzettino, che di solito è il cielo, la nuvola, la prima cosa che mi viene voglia di fare è distruggerlo, cioè infilare le mani sotto, piano piano, arrivare al centro e fare quella cosa che saltano tutti i pezzi. Quanto è bello distruggere le cose appena sono finite. Poi figuriamoci, ci sono quelli che li incorniciano i puzzle, eh. Non bisogna avere paura di Godzilla, bisogna avere paura di Fabio. Fabio è questo amico mio, ci conosciamo dalle medie, che d'estate va al mare a Tor Vaianica all'imbrunire. Fabio si porta uno zainetto e dentro tiene 2 pietre e 3 mattoni. Quando arriva, Fabio tira subito fuori le pietre e i mattoni e li copre con della sabbia. Che cosa starà mai facendo Fabio? Ci costruisce un bel castello, bello, eh? La torre a sinistra, la torre a destra, i merli, il fossato, l'accesso al mare. Quando ha finito, si sposta un passo più là, un occhio al tramonto, un occhio al castello e aspetta. Cosa aspetterà mai Fabio? Aspetta che qualcuno con slancio divertito passi e tiri un calcio al castello. Una vendetta per i distruttori di castelli. Cioè, se non sei Godzilla, allora sei Fabio. Lo so, Cioè, lo so che quello che sto dicendo magari non ha molto senso. Forse neanche quello che sto facendo, no? Queste luci un po' troppo forti, questo pavimento artificialmente bianco. Ma non vi dovete preoccupare, perché questo è un sogno. Sì, sì, cioè ne sono sicura. Questo è proprio un sogno, altrimenti, cioè, cosa sto facendo? Cioè, sono impazzita, no? Non nel senso, wow, questo è un sogno, no, no, no. Questo è proprio un sogno, un susseguirsi di immagini nella nostra mente durante il sonno e tra poco finirà. Finirà tutta questa tensione, no? Tutta questa ansietta quotidiana. Non ci sarà più il telefono che sta per scaricarsi proprio quando aspetti una telefonata importante. Dici, che faccio? Lo spengo adesso e lo accendo dopo? O lo sforzo dello spegnimento scaricherà per sempre, la batteria non si accenderà mai più? Non ci sarà più la banca che ti blocca la carta proprio quando sei al supermercato con 2 mele, tu guardi la cassiera ti guarda severa, guardi la fila ti guarda severa e dentro di te comincia a salire il turbinio di disperazione del perché, del porco di Dio. L'unica cosa che puoi fare è lasciare le mele e chiedere scusa, scusate, scusa di cosa, cioè come se fossi colpa. Tutto questo finirà. Finirà questa sensazione di disagio costante, questo sentirsi sempre un pochino fuori luogo. Ti
tipo l'acquaplaning, ve lo ricordate a scuola guida, no? Che ti dicevano quando piove tantissimo si crea questo cuscinetto d'acqua tra il veicolo e l'asfalto che ti impedisce di avere controllo del mezzo. Se freni è peggio. Ecco. Finirà questo cuscinetto d'ansia che si frappone fra te e la vita. Tutto questo tra poco finirà, perché ne sono sicura. Questo è un sogno. Niente, ma niente. No, non ti lasciano niente. No, venite. Sì, una Coca-Cola. Niente. Una Sprite. No. Venite, sì. No, fanno così. Almeno un pezzetto di pane. Non c'è, no. Un dito di vino. Fanno così. Un po' d'acqua. Fanno così. Sai come fanno? Fanno così Una loro Coca-Cola. ti invitano, capito? Una Ti sottile. invitano prima, ti invitano loro, fanno venite, certo, venite, non abbiate timore. Allora dico ok, vengo. Tu vai e quando arrivi non ci trovi niente, capito? Niente, non ti hanno lasciato niente, nemmeno una briciolina, fanno così, nemmeno un dito, scusate, è rimasto un dito di vino, una Coca-Cola, zero, proprio così, una fettina di pane, un riso cantonese, un'oliva, Una è fruggiola. rimasta un chicco d'uva, la qualcosa frittatina del riso cantonese. cioè non è che dico tutta la torta, No, ma almeno no. una ciliegina, è rimasta una ciliegina, Una qualcosa, farocchetta. venite, No, ma fanno così. cioè venite, Fanno così, non bravi fanno tutti, poco. venite, venite, sì, venite, Ma non hai capito venite. come fanno? Venite, Hai capito no, come venite. fanno? No, ma hai capito Hai come capito fanno? come Arrivi, fanno? No, hai capito come Hai fanno? capito come fanno? Una fame. Poi Hai capito arrivi, come fanno? niente, Sì. niente. Una Coca-Cola. No, loro ti invitano, tu vai puntuale e ti guardano con quella faccia. Ma questi li hai invitati tu.
Sono amici tuoi Io? questi, dai. Che minchia li invitato te, conosci? mi hai invitato. Ma No, chi ci vieni, ti faccio, porto conosce? l'amico all'improvviso. No, assolutamente Chi ti conosce? Ma che amici Amici La miei, gente ti sta sul venite. cazzo. Ma hai scritto te, ma hai mandato proprio un messaggio. No, Dove no, venite? no, Ma no, così. no, Venite, disperate. Venite, No, no, venite. no, Non non cedo. una Certo. No, ma venite, tranquillo. Devo portare qualcosa? No, non portare niente. niente. Zero. Aridità. Aridità. Sfacciata. Un campo di polvere. Zero totale. Zero totale. Zero. Niente. Fanno così. Niente, ma fanno nemmeno così. proprio non ti Fanno lascio. così, Nemmeno la quelli ciliegina. fanno così perché hanno Venite, deciso di essere così. Hanno deciso. Inamovibili, immobili, granitici. Una briciolina. Non si muovono nemmeno se li sbatti forte, capito? Convinti, convinti. Venite, venite. Non cedono. Cioè, venite, venite. Beati, della notte. beati quelli che hanno capito subito e sono arrivati nel momento giusto. Bravi, Bravissimi, bravi. Io mi congratulo dalla proprio la bravura che hanno dimostrato questi, proprio bravi. Bravissimi proprio direi. Cioè i più bravi, possiamo dire i più bravi, Ma ancora più bravi, quelli che hanno deciso di starsene fuori. Fuori. Bravi. La Niente, scelta niente. migliore. Ma nemmeno una risatina distensiva, che so, Una per risatina aprire il chakra. No. Quale chakra? Questi non ti lasciano Non una niente. stretta di cedono. mano, venite, Non cedono, venite. E arrivi. Niente. Ti lasciano fettina niente. della nonna, la Ma non così, fanno così, fanno fanno così, fanno così. ma lo Mi fanno fai parlare, ma mi fai parlare, fai parlare. Ma non lo vedi che c'è tutto? Sì, qualcosa c'è. Forse qualcosa c'è. Sì. Un tutto fatto di così tanti piccoli niente che alla fine di tutto quello che hai è un vuoto, senza neanche i margini. Avevo un mal di testa terribile, di quelli mai provati prima, di quelli che ti spaccano proprio la testa. Allora cercavo un Occhio, un Moment, un antidolorifico. Mi avvicinò una signora, nemmeno il tempo di dirle scusi. Quella invece contro di me come una pazza, ma con una tale rabbia, un'arroganza mai vista prima. Vabbè, magari forse aveva paura. Le persone sono sempre spaventate, magari pensava che volessi aggredirla. Per esempio, una volta stavo facendo dell'ottimo jogging. Uno si avvicina e mi dice: come sei sexy con quegli scaldamuscoli. Io gli rispondo: senta, lei è uno di quelli che di giorno fa il simpaticone e di notte fa il violentatore. Se ne vada subito, altrimenti chiamo le guardie. Giacarta affonda 7 centimetri ogni anno. Stanno costruendo una nuova capitale al nord. Tagliano tutta la foresta. Ma che poi dove sta Giacarta? Voglio vivere in un posto con tutte le telecamere, con tutti quei programmi di riconoscimento che analizzano i movimenti, che scannerizzano le facce, che appena uno si ferma scatta l'allarme. Perché in un posto dove tutti camminano veloce, perché ti fermi? O perché vuoi mettere una bomba? O perché ti vuoi suicidare? O perché sei stanco? Che schifo, un topo. 2 topi. 3. Sono enormi. Madonna, che schifo. Voglio farmi un panino di quelli belli grossi, con 6-7 fette di carne, con tutte le salse.
1 litro di Coca-Cola e 1 chilo di patatine annegate nella maionese che urlano pietà. A 80 anni già mi vedo in uno di quegli orti urbani a guardar crescere una melanzana che poi appena è pronta nemmeno me la mangio. A 50 anni invece mi voglio prendere un bovaro delle Fiandre. Non puoi stare lì seduta, ti devi alzare, ti devi muovere. Sì, ma io non devo andare da nessuna parte. Non puoi stare lì seduta, ti devi alzare, ti devi muovere. Sì, ma io non devo andare da nessuna parte. Non puoi stare lì seduta, ti devi alzare, ti devi muovere. Sì, ma io non devo andare da nessuna parte. Non puoi stare lì seduto, ti devi alzare, ti devi muovere. Ci sta una strada stretta dove non passa mai nessuno. E non so perché ci sta un semaforo, ma ve lo giuro, non passa mai nessuno. Perché non andiamo lì e guardiamo il rosso? E poi quando scatta il rosso aspettiamo con ansia che scatti il verde, scatta il verde, scatta il verde, scatta il verde, scatta il verde, poi quando scatta non ci muoviamo. Aspettiamo di nuovo che scatta il rosso. E poi di nuovo l'ansia del verde, ora scatta, ora scatta, ora scatta, ora scatta. E poi non ci muoviamo quando scatta. Lo facciamo un po' di volte. E poi ce ne andiamo.